Benvenuti a Storie dalla soffitta, il vostro angolo dedicato alla nona arte, dove riscopriamo insieme i tesori nascosti del fumetto italiano. Oggi ci addentriamo in un'opera che ha saputo mescolare erotismo e horror in modo unico. Parliamo di Cimiteria, la sexy zombie che ha affascinato i lettori tra gli anni 70 e 80. Cimiteria è una serie a fumetti horror per adulti pubblicata in Italia dal 1977 al 1984 dalla casa editrice Edifumetto fondata da Renzo Barbieri. La serie si è sviluppata in 119 numeri contenenti 136 episodi, oltre a 3 albi fuori serie. Le copertine, spesso provocatorie e suggestive, sono state curate da alcuni dei più grandi illustratori del periodo, tra cui Emanuele Taglietti, Alessandro Biffignandi e Germano Bonazzi, che con il loro stile evocativo hanno contribuito al successo della serie. La protagonista, una giovane donna senza nome, muore per cause non specificate e viene sepolta in un cimitero isolato. Qui incontra Quasimodo, un personaggio dall'aspetto particolare e dal carattere solitario, segnato da un forte senso di alienazione. Quasimodo, attratto dalla bellezza della ragazza, decide di dissotterrarne il corpo, ma l'arrivo del mago negromante John Finnemore cambia le carte in tavola. Finnemore, perseguitato per la sua omosessualità, si rifugia nel cimitero e attraverso riti magici e macchine elettriche riporta in vita la ragazza, ribattezzandola Cimiteria. A causa dell'elettricità utilizzata per la resurrezione, Cimiteria acquisisce la capacità di fulminare chiunque tenti di avere rapporti con lei. Questa singolare caratteristica, tuttavia, verrà meno nel corso della serie. Le storie di Cimiteria si distinguono per un mix affascinante di horror gotico ed elementi sensuali, accompagnati da un'atmosfera decadente e macabra. I disegni, realizzati da artisti come Carlo Panerai, Di Stefano, Todaro, Nisco e lo studio Leonetti, sono ricchi di dettagli e contribuiscono a creare quel perfetto equilibrio tra fascino e inquietudine che caratterizza la serie. Cimiteria si inserisce nel filone dei fumetti erotici italiani degli anni 70, un periodo in cui il genere horror erotico era particolarmente in voga. La serie ha contribuito a definire i canoni del fumetto erotico italiano, mescolando elementi horror con tematiche sessuali esplicite. Nonostante le critiche ricevute per i contenuti audaci, Cimiteria ha lasciato un'impronta significativa nella cultura popolare italiana, influenzando opere successive e mantenendo un seguito di appassionati. Quest'opera rappresenta un esempio emblematico di come il fumetto italiano abbia saputo osare, esplorando tematiche tabù e combinando generi diversi. Offre uno spaccato interessante della società italiana dell'epoca, riflettendo le tensioni e le contraddizioni del periodo. Le storie, sebbene spesso sopra le righe, sono intrise di un fascino macabro e sensuale che continua a intrigare i lettori anche oggi. Se siete curiosi di approfondire, vi consiglio di dare un'occhiata al video Cimiteria meravigliose fredde membra, fumetto completo, disponibile su questo canale, che offre una lettura completa della prima storia di Cimiteria. E con questo, cari ascoltatori, concludiamo il nostro viaggio nel mondo di Cimiteria. Se la puntata vi è piaciuta, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le prossime storie dalla soffitta. Alla prossima!